Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi parliamo di camera control. Le nostre camere FPV dispongono di un SD interno dove possiamo regolare tutte le impostazioni come qualità dei colori, luminosità, VDR e altro. Attenzione però a non confondere l'OSD della videocamera con l'OSD del flight controller. Quest'ultimo serve per visualizzare negli occhiali FPV i dati della telemetria come tensione della batteria, RSSI, eccetera. Per accedere all'OSD della videocamera ci sono vari metodi. Il primo è usare il joystick che viene fornito in dotazione. Premendo il tasto menu accediamo all'OSD e con le frecce modifichiamo tutte le impostazioni. Questa soluzione non è molto pratica perché spesso non riusciamo a collegare il joystick sul retro della camera. I modelli più recenti hanno una piccola prolunga per il joystick. In questo caso il collegamento è semplificato, anche se l'utilizzo del joystick rimane comunque scomodo. Il secondo caso è usare il pad Camera Control del Flight Controller. I flight controller più recenti infatti mettono a disposizione un pad dove collegare il cavo dell'OSD della camera FPV, in modo da fare le configurazioni utilizzando il radiocomando al posto del joystick. Questa soluzione è decisamente più pratica, anche se purtroppo il funzionamento non è garantito al 100%. Questo perché ci sono molti flight controller e molte camere FPV e non tutte le combinazioni danno esito positivo. Per ovviare a questo problema, Runcam ha creato questo control adapter. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo l'adattatore, un pad biadesivo, un termorestringente, i cavi per il collegamento ed un manuale di istruzioni. Grazie a questo adattatore colleghiamo il cavo dell'OSD a una porta UART in modo da poter effettuare tutti i settings direttamente con il nostro radiocomando. A differenza del pad del Flight Controller, il Runcam Control Adapter garantisce il 100% di funzionamento tra qualsiasi Flight Controller e qualsiasi videocamera presente sul mercato, anche di altre marche come Ishin o Foxeer. La prima cosa che notiamo sono le dimensioni estremamente contenute, possiamo sistemarlo col biadesivo dietro una microcamera e non notarne l'ingombro. Adesso saldiamo i cavi all'adattatore seguendo lo schema del manuale di istruzioni. Questo connettore andrà collegato alla videocamera, mentre questi cavi al flight controller. Per convenzione saldiamo il rosso nel positivo e il nero nel negativo. Usiamo gli altri due colori per il TX e l'RX. Dopo aver sistemato i cavi e il termorestringente, il risultato finale sarà questo. Nel lato sinistro ho saldato il cavo rosso nei 5 volt, il nero nella terra, il verde nel TX e l'arancione nell'RX. Nel lato destro ho saldato il cavo blu nel menu ed il nero nella terra. Adesso individuiamo una porta UART libera del Flight Controller che ci fornisca i pad RX e TX. Saldiamo il cavo rosso nei 5 volt e il nero nella terra. Facciamo attenzione perché dobbiamo collegare RX e TX invertiti, quindi saldiamo. Una volta saldati i fili nel Flight Controller, colleghiamo l'adattatore alla camera FPV. Se il vostro modello ha la prolunga per il joystick potete usarla, altrimenti collegate l'adattatore direttamente nel connettore sul retro della camera. Ora configuriamo il control adapter su Betaflight, clicchiamo su Connetti e andiamo in port. Andiamo in periferiche della porta UART dove abbiamo collegato l'adattatore e selezioniamo Runcam Device. Su Betaflight non dobbiamo configurare altro, possiamo salvare e uscire. Adesso possiamo usare il nostro radiocomando per controllare l'OSD della camera FPV. Se siamo in mod 2 posizioniamo lo stick sinistro al centro e lo mandiamo a destra. Come vedete si illumina il LED blu, questo significa che il camera control è operativo.
ma andiamo di nuovo a destra per accedere all'USD. Quando siamo all'interno dell'USD usiamo lo stick destro del radiocomando per muoverci tra i menu, per confermare invece mandiamo a destra lo stick sinistro. Ora possiamo fare tutte le regolazioni in maniera molto pratica e veloce senza dover smontare il nulla per collegare il joystick. Questa era la mia recensione del Runcam Control Adapter. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.